Assurdo, sai quanto sarebbe costato acquistare la tua nuova auto solo 10 anni fa? Io l'ho appena scoperto e sono ancora senza parole. Ma prima di sconvolgere anche te, ti invito ad entrare come sempre nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato nel primo link qui sotto in descrizione video. Ogni giorno tantissime offerte dal mondo della tecnologia, delle auto, delle moto, accessori, gift card, coupon, regalini e tantissimo altro. Ci sono anche i meme. Cosa aspetti quindi? Siamo già in oltre 30.000. Entra subito. Inflazione, guerra, avanzamento tecnologico, scarsità di componentistica, tutto quello che volete ragazzi, ma l'aumento di prezzi delle auto nel corso di una decade o poco più è stato a dir poco scandaloso. E queste foto che vi faccio scorrere qui a schermo, prese dalla pagina Instagram Macchina Gialla, ci fanno riflettere non poco. Pensate che in poco più di 10 anni le nostre auto sono aumentate di una media del 50% del loro prezzo di listino. Alcune del 40, altre del 50, altre del 60, altre persino hanno aumentato il loro prezzo di listino di oltre l'80% sul nuovo modello. E persino il Made in Italy non è escluso, vi basta prendere un qualsiasi listino prezzi di un po' di anni fa, una Panda ad esempio, che nel 2008-2009 costava nuova poco meno di 9.000 euro, oggi ha un prezzo superiore ai 15.000 euro. E va bene tutto, ve l'ho detto poco fa, la tecnologia è sempre più presente nelle nostre auto, è migliorata anche la sicurezza, questo non possiamo negarlo, anche se ci sono alcuni sistemi ancora da migliorare, c'è la guerra, c'è l'inflazione e c'è tanto altro, ma un aumento di prezzo del 50% in media sull'acquisto di una nuova auto rispetto a poco più di 10 anni fa, secondo me è scandaloso. Pensate amici che se anche gli stipendi medi italiani fossero aumentati nello stesso modo, in 10 anni sarebbero passati da 1.300 a 2.400 euro. Ma mi sembra che così non sia stato. Quindi dire che è tutto aumentato tranne gli stipendi non è una frase fatta, non è un luogo comune, ma è davvero così. Pensate ragazzi che nel 2008-2009 ci fu il record di immatricolazioni di nuove auto qui in Italia, attorno ai 2,5 milioni. Oggi invece, l'anno scorso, c'è stato il record negativo di poco più di 1 milione di nuove immatricolazioni. Per trovare una cifra del genere dobbiamo tornare indietro agli anni 70, esatto, 1970. E nonostante ciò le case automobilistiche italiane o meno si lamentano che ci sono poche nuove immatricolazioni. Ma guarda un po', chissà il motivo. E non a caso le auto usate stanno aumentando di molto il loro valore. Pensate che io attualmente possiedo, e ci sono dentro, sto realizzando il video dal suo interno, una Peugeot 208 acquistata 3 anni fa circa per un prezzo di circa 25.000 euro. Oggi acquistare quest'auto nuova verrebbe a costare qualcosina oltre i 30.000 euro. E di conseguenza quest'auto si sta svalutando pochissimo, perché ovviamente il prezzo del nuovo aumenta e anche il prezzo dell'usato aumenta di conseguenza. Avremo quindi un mercato di auto sempre più saturo con prezzi sempre più alti? Di questo passo è molto probabile. Lo so, ci sono stati degli aumenti, me li aspettavo, ma così grandi, leggerli comparati uno all'altro fa riflettere. Quindi ora voglio riflettere insieme a voi amici, cosa ne pensate? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Trovate che gli aumenti di prezzo che ci sono stati per le auto e non solo siano giustificati dalla guerra, dal Covid, dalla scarsità di componentistica, tutto quello che volete, oppure c'è qualcos'altro sotto? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Dite la vostra senza paura, lo sapete, qui potete discutere tranquillamente, un bel like per supportarmi, condividete questo video, quindi questa notizia, a tutti i vostri amici e se volete iscrivetevi anche qui sul mio canale YouTube e nel mio canale Telegram, linkato nel primo link qui sotto in descrizione video. Questo è tutto amici, vi auguro buona guida e buona giornata, vi voglio bene come sempre, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!